Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Come sempre, come ogni settimana, ritorna il vostro podcast preferito. Alle mie Ancora? Ma quale? spalle, come sempre, il giallo e il blu. Questa settimana che ricordano l'ultima vittoria della Juventus in Coppa dei Campioni e la famosa maglia gialla e blu che portavano i nostri campioni. Questa settimana raccontiamo una nuova storia. Prima di raccontarla, vi ricordo come sempre di iscrivervi ai nostri canali, di scaricare i nostri podcast, di cercarci sui social. Basta scrivere Una vita da lontano e insomma Patreon, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, scaricateci, linkateci, cliccateci, condividete tutti i nostri video. Questa settimana un'altra puntata molto molto interessante, come se non fossero le altre precedenti, per parlare di spiritualità, di yoga, forse anche un po' di tantra, quindi insomma vediamo dove andiamo a finire con questa puntata. Con me, come sempre, a guardare la linea della difesa i Bonucci e Chiellini del podcast italiano, Emiliano Pilotti e Piero Carlucci. io non ho, cioè ogni volta mi preparo una cosa semiseria per poter dirla e dopo di lui finisce la presentazione e sono così distrutto che non sono più in grado. Va bene, va. Diciamo la solita cosa corretta, giusta, la curiosità è tantra, per cui mi zittisco, via la sigla. Ciao a tutti, ciao Piero, ciao Raffaele e benvenuti a questa nuova puntata di Una vita da lontano anche da me. Le battute oggi con dei giochi di parole saranno tantre e quindi andiamo avanti. Smettiamola! Scusate, mi sto vergognando io. Abbiamo dormito poco, scusate, abbiamo dei trascorsi di avanspettacolo nella nostra gioventù. Diamo il benvenuto alla nostra ospite velocemente da un luogo dove non siamo mai stati assolutamente, dalla ridente Inghilterra, da Londra. Abbiamo con noi Monica. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti, ciao, grazie di avermi invitato in questo podcast, in questo vostro programma. Sono molto contenta e curiosa un po' di quello che verrà fuori da questa intervista. Siamo anche noi curiosi. Non so se hai capito. No, non è vero. Siamo anche noi curiosi perché con te, come con tante altre volte, conosciamo una persona mentre facciamo questa trasmissione ed è probabilmente quello che ci spinge tra i tanti motivi a fare Una vita da lontano. Allora, per cominciare per bene, da dove vieni, di dove sei originaria? Allora, io sono di origine polacca, per quanto tutti e due i genitori sono nata in Polonia, però diciamo che ormai mi sento principalmente italiana perché sono cresciuta fin dai 3-4 anni che ho cominciato praticamente l'asilo in Italia e così ho proseguito per tutte le scuole. E poi finite le superiori, finito il liceo, ho deciso di iniziare a lavorare, quindi poi ho vissuto in diverse parti d'Italia fino poi a trovarmi. Poi ho fatto un piccolo viaggio in Asia di 6 mesi e poi alla fine il tutto mi ha portato qui a Londra, dove sono attualmente. Piccolo ma non piccolissimo, se mi permetti la notazione. 6 mesi, insomma. È voluto molto di più, però sì, 6 mesi diciamo che... Poteva andare peggio, ecco. Questo viaggio di 6 mesi in Asia ti ha, diciamo così, un po' aperto al mondo, ti ha fatto venire voglia di continuare a girarlo o semplicemente di trasferirti perché magari l'Italia ti stava un pochino stretta?
Sì, allora, diciamo che a me mi stava stretto proprio perché io sono di provincia di Roma, sono cresciuta in provincia di Roma, in un paesino dei Castelli Romani, bellissimo, però ovviamente già sentivo stretto quando ero più piccola, quindi ho iniziato i miei spostamenti appunto in Italia, prima provando la Toscana per lavoro, poi dopo Milano, ho fatto un brevissimo periodo a Torino e diversi anni in Toscana di cui stavo molto bene, però ecco, ero curiosa un po', no, di esplorare cosa c'era ancora più lontano, quindi invece di partire da vicino ho detto vado direttamente dall'altra parte del mondo e sono molto contenta di averlo fatto. Mi pento anche di non averlo fatto prima perché sono riuscita a partire proprio prima del Covid, comunque prima del Covid ho fatto questo viaggio, poi sono venuta qui a Londra e proprio quando sono arrivata qui è scoppiata la pandemia e non ho potuto, perché avrei continuato sicuramente con molti altri viaggi, ma appunto non era questo possibile. E la Thailandia è stato un viaggio che ha compreso la Thailandia, l'Indonesia, Singapore e Indonesia, Singapore, Malesia, no, la Malesia no, oddio, mi sono un po' persa, Singapore. Allora, Quelli più o meno. Quell'area lì. Aspetta. Però sì, sono posti che tornerei molto volentieri per gli Come hai scelto di programmare, pensare questo viaggio? Doveva essere una cosa breve o avevi già in programma di restare in giro così tanto? No, avevo preso solo il biglietto di andata. Solo biglietto di andata, Wow. senza ritorno, poi i primi mesi, vabbè, i primi 2 mesi sono stata ospitata per uno scambio lavorativo da un youtuber che comunque lo aiutavo a collaborare per i suoi corsi e seminari, quindi ovviamente lì in Thailandia è stato molto bello anche sono stata 2 mesi ferma in un posto ed è stato bellissimo perché ho avuto la possibilità di entrare proprio nella comunità locale e quindi eravamo in questo paesino di pescatori dove non c'erano turisti, c'eravamo solo noi e quindi andavo la mattina a fare la lavatrice, cioè a portare i panni, no, da lavare proprio dalla tipa thailandese che si occupava di quello, che poi lì neanche l'inglese parlavano, quindi cioè, era tutto un gioco anche di imparare a mimare, a capirsi, intendersi, no, con i gesti senza parole. E poi per me è stato... E successivamente poi ho deciso invece di prendere lo zaino, il famoso viaggio, no? A ritrovare se stessi, quindi zaino sulle spalle e poi nell'avventura, quello che capitava. Decidevo un po' mano a mano e fino ad arrivare a Bali. Bali è stata l'ultima meta, quindi sono scesa, praticamente ho fatto dalla Thailandia scendendo verso giù e ho conosciuto sicuramente tantissime belle persone in questo viaggio e la cosa che ci tengo invece a sottolineare è il fatto che io sono partita senza sapere l'inglese, cioè io sono partita senza sapere una parola di inglese. E cioè, questo è sempre stato un ostacolo per me enorme, no? Cioè il fatto di non saperlo e proprio lo sentivo come non riuscivo a mettermi sui libri, cioè non sono mai riuscita e ho sempre rimandato questi viaggi proprio per la difficoltà del fatto non so l'inglese, dove vado, no. Però è stata una sfida, alla fine ho deciso che questa cosa non poteva limitarmi in ciò e sono riuscita a stare 6 mesi in giro per il mondo senza sapere l'inglese, ho imparato qualcosina, ma dopo quel viaggio ho detto ho perso un sacco di opportunità in più che potevo avere sapendo anche questa lingua e quindi la decisione di venire a Londra è stata dovuta anche da quello. Però ecco, strano nel senso che per te che sei già bilingue di tuo, insomma, doveva essere un po' più semplice apprendere le lingue, no? Almeno adesso nel background c'è una futura bilingue, si spera, che insomma parla inglese e parla anche un po' di italiano, quindi questa è mi contraddici quello che penso che del fatto di crescere. Così dicono, però su di me non so, non è che questa formula ha funzionato.
aveva funzionato. No, invece la curiosità che avevo io era se per caso avessi scelto Londra proprio perché è la città in cui puoi andare tranquillamente in Inghilterra, convintissimo che tanto l'inglese non ti serve lì. Sì, allora infatti diciamo che non è stata cioè per l'obiettivo non è stata la meta ideale perché mi sono circondata di polacchi e italiani. Quindi Trovare un cioè, inglese mi inglese a sembra di Londra è vivere dura, qua una piccola Italia. Sì, sì, sì. Cioè, almeno che proprio non ti ci metti, che li vuoi evitare, ma è quasi impossibile se vuoi evitare gli italiani. No, Sono ovunque, sono ovunque. E devo dire che infatti nel mio viaggio di 6 mesi tanto ho imparato, ho comunicato, cioè il mio migliore amico era praticamente Google Translate, perché tra i paesini dove neanche loro parlavano inglese, tra io che non lo parlavo, quindi cioè, praticamente ero lì attaccata a questo telefono continuamente. E che poi la cosa fantastica è che Google Translate, l'applicazione c'ha il fatto perché poi io c'avevo il motorino, no? Quindi tu vai in giro, vedi questi cartelli stradali con le scritte thailandesi che non si capisce assolutamente neanche per immaginazione che cosa c'è scritto, però la cosa figa, no, è che in live fai tipo la foto e ti fa la traduzione. Però no, quello che volevo dire è che appunto venendo qua poi è pieno e anche in giro poi per questi 6 mesi ho incontrato un sacco di italiani. Quindi ecco, sì. Si può dire con l'italiano. L'italiano è la seconda lingua del mondo, si può dire. Sì, Li trovi ovunque gli italiani. Se poi li cerchi, li senti ed ieri per esempio giravamo per Cork qui. Ma anche se non li cerchi. Ecco, e mia moglie a un certo punto mi ha detto: fanno sentire loro. Sono passati 2 ragazzi italiani a distanza di una decina di minuti, tutti e 2 al telefono urlando, ovviamente, e mia moglie irlandese mi ha detto: "Ma perché urlate così?" Perché ovviamente noi pensiamo che tanto nessuno ci capisce, quindi parliamo la Tua nostra moglie è lingua, di dove, scusa? irlandese. Irlandese. Quindi quel fatto che noi parliamo la nostra lingua pensando che intorno nessuno ci possa capire e quindi ci permettiamo di urlare, di parlare al telefono o con gli altri senza nessun problema. Visto che il momento odio per i compatrioti, vorrei a parte il fatto che la stessa cosa è successa a me l'altro ieri mentre lo so che c'era un ragazzo siciliano sul lungomare qui a Slima, Malta, che aveva la necessità di far sapere a tutto il mondo che lui fosse siciliano, infatti nel suo dialetto ululava praticamente dentro il telefono in modo tale che saranno stati almeno due isolati che potevano godere delle sue conversazioni. Ma ricorderei il motivo per cui io un po' inuggia ai miei compatrioti, che è derivante principalmente appunto dalla vita a Londra, ed è il fatto che se tu scendi in una scala mobile in qualunque fermata o in una scala in qualunque fermata della metropolitana e trovi un minimo di blocco alla fine della scala, è perché ci sono gli italiani che ancora non hanno capito quale treno prendere e stanno facendo capannello a discutere dove andare secondo la direzione. La cosa peggiore è che ci sono i blocchi anche a salire, cioè tu sai le scale, soprattutto se non sono mobili e stai andando al lavoro, sali le scale se devi uscire alla metro e trovi i blocchi degli spagnoli che sono incantati da un angolo inguardabile di quella città. Ora, miei amici latini, muovetevi Glielo devi dire in spagnolo però. Amigos latinos, che se muevan desde ahí, per favore. Ecco, dove bisogna mettersi? Adesso facciamo un po' di educazione. Quando si fuori sale sulla scala se mobile, mi permetti. Quando si sale sulla scala mobile, se si vuole aspettare a destra o a sinistra? A destra. Ok, perché a sinistra ci vanno quelli che salgono. Che sì, quelli come me che si muovono sulle scale mobili. Venire e andare fuori al mondo, questo mi ha fatto vedere un sacco. Ho potuto constatare anche la differenza, no, della cultura che è radicata dentro nelle persone. Ad esempio qui a Londra è normalissimo, appunto, scale mobili tutti a destra, chi va, cioè, eppure è una città piena di gente, super movimentata e con tantissime culture, no? Dove il fatto è che puoi anche venire da un paese diverso dove nel tuo paese non è così che funziona, però venendo qua e vedendo intorno a te che le cose vanno in quella direzione, cioè sei nel flusso, entri nel flusso e entri anche tu.
e riesci e porti la stessa cosa. Cioè, un esempio, no? In Italia cosa fa anche uno straniero che magari non è abituato nel proprio paese a buttare la carta per terra, vedendo che tutti lo fanno in Italia, dice: ah, vabbè, qua si può fare. Quindi poi anche, no, proprio i cittadini stessi a portare l'insegnamento, non solo lamentarsi perché vengono i turisti e fanno così cosà, ma spesso poi siamo noi a dover portare del buon esempio, no, ai turisti o insomma in generale a tutte le persone. E poi vabbè, tantissime differenze che ho notato tra vivere qua e vivere in Italia, infatti. Io proprio questo qui volevo arrivare, tra le tante considerazioni che possiamo fare. Intanto che sostanzialmente hai fatto un percorso contrario a quello di tante persone che prima studiano una lingua e poi la utilizzano dopo per viaggiare, andare fuori e vivere, che però può essere utile la tua esperienza a tanti, perché non è diciamo così, con dei limiti reali, insomma, consigliamo sempre a tutti di informarsi, cercare di capire come funziona il paese dove si sta andando, non solo per evitare brutte sorprese, ma anche per godersi un po' meglio quell'esperienza. E ce l'hai detto anche tu che diciamo così, conoscendo un po' meglio l'inglese avresti avuto altre possibilità. La seconda è che andando in giro per il mondo si ha a che fare con tante culture diverse, tanti modi diversi, e solo immergendoci si riesce a vivere appieno un paese. Com'è stata la prima tua esperienza con l'arrivo a Londra? Che cosa ti ha colpito di più all'arrivo? Allora, la pulizia. Okay. Io comunque, avendo vissuto anche in Italia, magari tra Roma e Milano e la Toscana soprattutto, già lì avevo notato tanta differenza sinceramente, perché Roma, ahimè, è bellissima come città, no, lo sappiamo tutti, però è bella per andare a fare il turista, girarla la sera, fare la passeggiata, con tutto il tempo, la tranquillità che si possa avere. Perché poi già guidare è praticamente uno stress, il caldo bestiale l'estate, insomma tutte le varie cose che ormai si sanno, e la non organizzazione, i mezzi, lo sporco, gli uffici che ti rimandano, che non sanno, che qua, che là, che era sempre tutto molto stressante. E già la differenza l'avevo notata andando a vivere in Toscana, ad esempio, no? Dove comunque, cioè, gli autobus, quando c'era scritto 9:52, l'autobus 9:52 era lì, che per me cioè per me i primi tempi era una roba tipo, ma veramente. E quando c'erano alla fermata delle signore anziane che si lamentavano perché era in ritardo di 2 minuti, 3 minuti, gli volevo dire: signora, vada a Roma a prendere Sì, Poi vedi il vediamo tutti 5:43 a Pietralata, poi ne riparliamo. Ecco, poi dopo voglio vedere se ti lamenti nei 2 minuti, però. E quindi già lì la differenza. Poi ovviamente anche Milano è stata un'altra esperienza, ma qui a Londra l'ho potuta constatare ancora di più, perché sono arrivata che dovevo fare dei documenti, no? Qua c'è da fare il NIN, che è il documento per poter lavorare, un conto bancario, piuttosto che magari trovare casa. Tutto avveniva con una velocità allucinante, cioè tu in poco tempo potevi veramente in una giornata aver fatto tutto, i documenti, preso l'appuntamento, e poi è tutto online, tutto, no, con lo smartphone, non c'è neanche bisogno di chiamare, non c'è bisogno di andare, quindi c'è questa facilità, velocità, l'ho subito vista, no? Come dicevo, questi parchi bellissimi mi hanno colpito. Io i primi tempi mi sono appoggiata da mio cugino che vive qui, un parente un po' più distante, e lui vive poco fuori Londra, in un posto vicino a Richmond, un po' ancora più là, però è un posto bellissimo, no? Dove c'è queste distese di prati, tu c'è in mezzo alla città, c'hai questo parco con distese di erba e le renne, no? I cerbiatti, le renne che camminano così tranquillamente in mezzo a tutti. E anche lì, no? C'è anche il fatto di dirmi, io non lo so, forse ho vissuto a Roma, non ho vissuto nel miglior luogo, però
cioè io mi sarei immaginata in Italia una scena del genere dove i giovani vanno là e iniziano a dar fastidio a questi animali, a spararli, a fare le cose, no? A non valorizzare questa cosa, ma anzi a denigrarla. E invece qui c'è questo anche vivere con gli animali così in sintonia in città, che sia le volpi, gli scoiattoli che girano qui. Spesso io sotto casa ho scoiattoli e volpi come se facessero parte di casa mia. A Roma ci sono i cinghiali, però, insomma, che vanno più o meno, Buoni. insomma, no? Volevo dire, già. E quelli, insomma, vanno Quello assaltati se lo per prende cucinarli. Sì, Esatto. Roma ha un problema di cinghiali e cinghialoni. Non ti abbiamo chiesto dove stai vivendo a Londra, tu, giusto? O me lo L'ho sono chiesto perso? io prima che iniziasse la diretta. Sì, prima che iniziasse la diretta, ma non l'abbiamo chiesto nella diretta. In che Quale zona zona stai? di Londra? Stiamo larghi, insomma, non diamo indirizzi. No, non diamo indirizzi, no, giusto la Nord-ovest. zona. Nord-ovest. Nord-ovest di Londra. Sì, quindi non è... Di solito la combriccola degli italiani sta a est. Almeno mi sono messa a ovest io. No, non ti Ok. preoccupare, guarda, la Però- combriccola degli italiani è ovunque a Londra, ovunque. Ma mi Anzi, pare devo che ci dire siano che dei ad est, anzi, devo dire che a est Sì. fortunatamente ci sono delle isole in cui riesci a essere un po' più, appunto, isolato. Però Se mi vuoi. pare che ci siano dei posti di Londra Postano. in particolare dove si ritrovano gli italiani, o no? Almeno mi è sembrato Sì. di sentire negli anni che c'erano delle aree, o no? Non c'è Sì, ma da Primark io non lo so, però ieri sono entrata, tutte le volte che sono entrata è sempre pieno di italiane. Perché- Ah, ok, se vuoi trovare delle italiane vai da Primark. Poi Soho, piuttosto che magari adesso hanno aperto Eat Italy, no? Il negozio Ah, sì, è di vero. alimenti italiani dove fanno l'Aperol Spritz, insomma, Oh, carissimo, però insomma, a Londra non c'è Little Cosenza, diciamolo, sarà un po' distribuita. No, però in a tutta Canary la- Wharf c'è un'area di salentini che hanno anche un ristorante delizioso, quindi... Va bene, faremo pubblicità in una puntata apposita. Questo è, diciamo così, il tuo primo shock positivo, quello di una città in cui alcune cose funzionano molto bene, in cui è facile fare documenti, eccetera, eccetera. Invece uno shock negativo che hai avuto con Londra, che comunque è non solo una metropoli, ma sostanzialmente una nazione a sé, come abbiamo sempre detto, in cui c'è appunto tutto e di più, tutto è il contrario di tutto. Se c'è qualcosa che ti ha colpito in negativo quando sei arrivata. Ma sai, un po' difficile da dare forse un giudizio, sì, sicuramente molto soggettivo, ma sono arrivata che neanche dopo tanto, dopo veramente 5 mesi, 6 se non sbaglio, è scoppiata la pandemia. Quindi sicuramente non ho avuto modo di vivere subito una Londra così veritiera, no? Cioè, improvvisamente sono ritrovata a casa, tutto chiuso, quindi diciamo che per i primi tempi ridevo perché ho visitato sicuramente tantissime case, perché andavamo a fare festa a casa degli amici da una casa all'altra, quindi invece che i locali visitavo le case. Però ecco, anche quello è stato un'esperienza per me bella, di vivere il Covid qui, perché è stato sicuramente vissuto in una maniera diversa dall'Italia, perché poi in Italia, insomma, sentendo i miei amici, mia madre, piuttosto che altri, insomma, sentivo la pesantezza, no? Solo attraverso già, tramite loro, quindi non immagino quello che si è vissuto in Italia. Qui ovviamente la situazione era molto più leggera, ma dovuta anche al fatto che comunque quando quello che è noto, no? Il governo dà una legge, più o meno, cioè alla fine si tende a rispettare, no? Si tende a rispettare, quindi non ci sono queste regole strict così tanto da metterti pressione e ansia. Perché? Perché se dicono che tutti devono avere la mascherina sulla metro, cioè difficilmente qualcuno non ce l'ha, e non perché qualcuno sta lì a controllare. Però ecco, sì, insomma, questo pure è stato un po' particolare vivere Londra da questo punto di vista, ed è stato bellissimo perché potevo avere tutta la città vuota
e godermela, no? Adesso che sta iniziando a fare caldo, che la situazione si è calmata, insomma si vede questa Londra di nuovo piena di gente, sicuramente le metro che fai difficoltà a salire sopra. Però no, non lo so, non mi viene da dire cose negative sinceramente adesso. Il meteo, ma questo è abbastanza scontato. Vabbè, quello non ne parliamo manco più. Ecco, dicevo giusto che per fare un amico nuovo, se permetti. Il meteo.it? No, il meteo.it, quello c'ha gli hashtag migliori del mondo, vi giuro, andate e seguite il loro profilo su Twitter, mettono degli hashtag strepitosi. Per l'idiozia dell'hashtag in sé. Comunque, no, se vuoi te lo dico io una cosa che ho potuto riscontrare negli appartamenti di Londra, ma anche in tutte le altre esperienze inglesi. La pulizia fuori non è male, ma quella dentro casa quando entri... Ho avuto 5 diversi appartamenti in UK, li ho dovuti ripulire da capo a piedi dopo che era passata l'agenzia immobiliare che mi ha detto Mr. Carlucci, the apartment is perfectly clean. Ok, va bene, grazie, levatevi. Senti, invece questa parte spirituale che ho visto insomma nei tuoi social, nei vari link, insomma è una cosa che è nata a Londra oppure è figlia di quei 6 mesi in Asia, insomma adesso o anche diciamo prima, magari nei prossimi minuti, però insomma tu mi pare che sia un'istruttrice di yoga, ti occupi, abbiamo scherzando, abbiamo detto tantra, poi fai altre attività insomma che aiutano lo spirito, è una roba. Diciamo che attualmente sono in tutto ancora una lieva, mi piace definirmi proprio una lieva della vita in generale, però sì, questo fa parte di me da sempre, no? Non è che c'è stato un giorno in cui ho scoperto che queste cose dentro di me c'erano già, ma come ci sono in tutti, quindi è proprio attraverso quale percorso poi tu vai a tirarle fuori queste cose che sono già lì. E è cominciato, diciamo, in tutto tramite il buddismo in Toscana, che ho avuto modo di praticarlo per diversi anni, poi sempre in Italia una scuola esoterica, e quindi da lì è cominciato un po' il mio approfondimento su tutto il mondo spirituale, poi successivamente olistico. E questo poi l'ho integrato sicuramente col viaggio in Asia, che appunto la persona con cui collaboravo in Asia, lo youtuber, si occupa tutto del mondo della crescita personale, del mondo anche molta PNL, quindi non solo spiritualità ma anche molto pratica. PNL sarebbe la programmazione neurolinguistica. Successivamente sì, quando sono arrivata qui a Londra ho partecipato a un festival online sul Tantra, perché durante il Covid appunto c'era la possibilità di fare questi festival online, e poi successivamente mi sono innamorata di questa modalità online che potevo da Londra fare qualcosa anche in Italia sul Tantra, e quindi ho iniziato a collaborare con la scuola online Free to Love, e così a fare corsi online per gli italiani. E adesso collaboro con un'altra scuola Tantra che appunto prima vedevamo la pagina, è Conscious Tantra, che sono 2 insegnanti che operano attualmente a Pescara, e io faccio da aiutante sia per promuoverli ma anche poi durante i loro seminari, durante i ritiri. E niente, adesso piano piano sto iniziando a creare la mia community anche qui a Londra, quindi gestisco sia un gruppo WhatsApp in Italia dove si promuovono diversi eventi di questo genere, che poi appunto non solo tantra ma proprio anche yoga, meditazioni, tutto quello che riguarda il mondo spirituale. Adesso anche ho un gruppo qui a Londra dove appunto iniziamo a promuovere questo tipo di eventi.
per far nascere una community dove oltre agli eventi stessi ci si scambia anche informazioni, no? Informazioni piuttosto che sì, quello che uno impara, quello che uno ha voglia di condividere con l'altro e crescere insieme. Quindi poi se mi volete contattare magari tramite sulle mie pagine potete vedere già gli eventi che promuovo, e poi se mi volete contattare per far parte di questa community vi posso aggiungere al gruppo per far parte insomma di questa community che sta piano piano nascendo, crescendo sempre di più, perché comunque c'è sempre più interesse su questi argomenti. Diciamo a Londra attualmente è molto più sviluppato, soprattutto anche tra i giovani, il tantra, e si ha un'idea molto più concreta di quello che è. Purtroppo, ahimè, in Italia non è molto sviluppato tra i giovani, è un argomento che principalmente viene affrontato, non lo so, da persone sui 40-50. Sono giovani in Italia quelli, siamo giovani, non è che quelli tra i 40 e i 50 sono giovani. No, solo in Italia sono giovani, il resto del mondo assolutamente no, però in Italia sì. Ma dai giovani sì. Allora diciamoli social un attimo. Allora intanto Monica Phoenix su Instagram, giusto? E poi su Facebook come ti troviamo? Come Aldona? Sì. Ok, quindi SMYK. Ok, e poi insomma trovate anche tutti i link qui sotto in descrizione. Poi potete anche trovarmi con il Viaggio Continua, che è il progetto appunto al quale io ho fatto partire questo progetto l'estate scorsa, dove appunto tramite il quale promuovo tutti i facilitatori piuttosto che insegnanti di yoga, tantra, meditazioni. Ecco, allora e quant'altro. Prima di spiegarci che cosa è il tantra, perché lo voglio sapere, ovviamente se invece volete cercare Una Vita da Lontano, cercate Una Vita da Lontano, iscrivetevi ai nostri canali, scaricate i nostri podcast e andate sul nostro Patreon, così potete insomma supportare il canale, supportare il podcast e vincere le magliette, le tazze, insomma, con il logo di Una Vita da Lontano. Una volta le volevi vendere, adesso le fai direttamente vincere. No, se tu praticamente il programma del Patreon funziona che se tu supporti il canale, insomma, dopo un po' di mesi ricevi una maglietta, dopo un po' di mesi una vista una tazza, eccetera, eccetera. Capisco. Un po' multilivello, insomma, cerchiamo di creare una piramide di ascoltatori a multilivello, insomma. Hai un progetto faraonico a questo punto. Poi un viaggio, sì, effettivamente si vince un viaggio alla fine. Diciamo dove? Da Piero a Malta. Un viaggio a sorpresa. Ecco. A proposito, visto che hai citato Malta, chiedo scusa a priori, ogni tanto purtroppo si potrebbero sentire dei rumori molesti che arrivano da fuori, ma oggi è domenica di elezioni a Malta e qui sono tutta la settimana che escono strombazzando per strada per questa cosa, soprattutto quelli del partito nazionalista, con un Z, una I e una J. Ecco, l'ultimo ricordo che ho di Malta è il partito, il Labour Party di Malta, che a La Valletta in centro c'aveva una sede con un balconcino con scritto Tourist are welcome, che io perché dovrei andare a Malta come turista a visitare il Labour Party? Però perché siccome sono all'opposizione da tipo 10 anni e tutti gli scandali di Malta sono stati fatti agli altri, magari loro vogliono dirti guarda che qua c'è anche di peggio, che probabilmente è così. Allora torniamo al tantra, mi spieghi, perché sullo yoga più o meno insomma abbiamo un'idea, insomma, se l'avete praticato almeno una volta, eccetera eccetera, insomma, se avete visto dei film, dei documentari, invece il tantra che cos'è? Perché insomma mi viene in mente Sting che fa l'amore per 54 ore con la sua compagna. Questa è la definizione più comune, lo so, ma è quello, però insomma se lo stanno chiedendo tutti, non è che io devo interpreto l'uomo della strada che invece vuole saperne di più. Sì, allora è sicuramente c'è anche quello. Io parlo per ovviamente quello che sia la mia esperienza ad oggi, perché non sono un insegnante, non sono ad oggi ancora una facilitatrice, anche se quello insomma è un po' il mio obiettivo, quindi sto frequentando diversi corsi e retreat.
Il tantra non ha una definizione ancora specifica, non è una definizione specifica perché è un mondo veramente che comprende tantissime cose, di cui anche lo yoga. Quindi anche lo yoga può far parte del tantra, la meditazione fa parte del tantra, la respirazione fa parte del tantra, soprattutto la respirazione, ma la respirazione per tutto questo, no? Dallo sport allo yoga alla meditazione, è proprio la base. Quindi uno, se volesse partire proprio da qualcosa, può partire sempre dalla respirazione, perché è un fattore veramente importante col quale si può fare tutto, e lo diamo, essendo una cosa naturale che facciamo naturalmente, la diamo tanto per scontato. E comunque il tantra è l'attivazione si tratta, è una disciplina molto antica. Ci sono diverse sfaccettature di tantra, c'è il tantra rosso, il tantra bianca, il tantra nero, ci sono diverse colorazioni, e ognuna è una scuola, ognuna ha una sua linea. E come dicevo, in generale si parla molto cioè viene associata spesso alla sessualità, però non è la sessualità a livello proprio fisico, no? Dove c'è l'unione tra il maschio e la femmina, ma dell'energia sessuale. Si parla proprio dell'energia sessuale, che questa è un'energia che tutti noi abbiamo, tutte le persone hanno dentro di sé, e sta nel esserne consapevoli di averla, di imparare a canalizzarla nel modo giusto. Quindi l'energia sessuale si può utilizzare non solo per l'atto, ma si può utilizzare anche per l'amplesso, o per eventualmente anche il lavoro, lo sport, per i nostri sogni, per dare questa energia, questo flusso sì, che ci dà la forza vitale, ci dà la voglia, l'adrenalina, la felicità, l'estasi, no? Questa energia che porta a un'estasi, che un'estasi noi la possiamo avere in qualsiasi cosa, se riusciamo ad applicare questa energia, anche nel essere felici di una giornata di sole, piuttosto che aver compiuto il proprio lavoro, bene il proprio lavoro in quel giorno. Se riusciamo a mettere questa energia in ogni cosa che facciamo, e ogni cosa può diventare un'estasi, quindi il tantra può essere tutto in realtà. Ovviamente, se volete saperne di più, vi abbiamo dato prima i riferimenti, quindi andate a cercare, fate domande, chiedete e informatevi. Questo è solo un'infarinatura, diciamo così, generale, per farvi capire di che cosa parliamo. Ovviamente questo tipo di attività viene fatta normalmente di persona, nel senso delle attività in cui c'è un rapporto tra chiamiamoli studenti e maestri, no? Vengono meglio se vengono fatte di persona, quindi un gruppo anche uno a uno, però di persona. Sì, noi abbiamo fatto anche un festival che accennava qualcosa sul tantra, si chiama Lila, e che probabilmente rifacciamo anche l'anno prossimo, ed è un festival online, ovviamente per chi non ha la possibilità di muoversi, ma anche chi vuole solo un'infarinatura intanto iniziale, no? Sugli Esatto. argomenti, su quello che Infatti io proprio qui volevo cos'è. andare a parare, nel senso che con la pandemia si è sbloccata questa cosa di fare le cose a distanza per motivi obbligati, e quindi si è aperta un filone nuovo nei rapporti umani, anche appunto nelle attività in cui normalmente necessariamente bisogna avere una presenza. È un mondo differente, un mondo in cui questa dimensione si può anche fare a distanza. Come è cambiata secondo te nella vita quotidiana, nelle situazioni, e nello specifico anche nel tuo mondo con la pandemia e con l'apertura diciamo così, all'online, non necessariamente essere dal vivo?
Ma allora, nel mio caso sicuramente io, ne sto beneficiando tanto perché ho la possibilità, pur vivendo a Londra, di poter lavorare online, poter comunque sentire gli insegnanti, collaborare con loro e creare un festival appunto online stando pur per l'Italia, stando pur qua a Londra. Quindi sicuramente, apre a più possibilità e apre la possibilità a più persone di conoscersi, no, magari non tutti, avrebbero l'idea di andare a fare un ritiro perché magari non hanno mai sentito parlare, però l'idea magari di fare un qualcosa online per provare, per sperimentare, per capire di cosa si tratta, possono essere più, invogliati, possono buttarsi a sperimentare un pochino di più, piuttosto che andare 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni Sì. direttamente a un'esperienza che ti prende per tutte quelle ore. Inoltre, comunque sono pratiche tutte che si fanno innanzitutto per se stessi da soli, in autonomia. Quindi avere delle istruzioni da una persona di fronte ovviamente ha un impatto diverso, però averle attraverso un video in diretta live comunque sono pratiche che tu puoi fare direttamente a casa, nella tua stanza e anzi questo insegna anche le persone spesso a dire che non serve per forza andare sul cucuzzolo della montagna per poter meditare, fare yoga o essere in un tempio rinchiuso per 5 giorni per poter fare qualcosa, ma puoi fare tutto ciò anche direttamente da casa tua, dalla tua stanza. Basta un tappetino, sei tu con te stesso, mediti, respiri, fai yoga, fai tantra, fai tutto tu qua nella tua stanza senza per forza dover andare a fare chissà cosa. Oh, si torna all'essenziale Chissà dove. sostanzialmente, a Parlando noi a nome di stessi. tutte e tre, tu con te stesso, Madonna che brutta compagnia. Ho capito, e io questo c'ho, non è che No, ho però altro a disposizione. stavo pensando che adesso la Sono esperienze meditazione diverse, no? Hai l'interazione con il gruppo, sei con tante persone, senti l'energia, la percepisci, cioè è un altro tipo di esperienza. sì, però Giustissimo, sono Cioè, ovvio. capisco che ovviamente può essere un po', come dire, mi viene overwhelming in inglese adesso, per aiutare in italiano non Dai, riesco. dai, no, non te lo dico. Dai. Il fatto dai. di andare, come dici tu, 3 giorni in un ritiro con magari la prima volta non conosci nessuno, vai lì e magari dici ma che ci sto a fare qua, invece con un corso online, ma anche con un sacco di app che ci sono adesso, no, nei vari, perché la meditazione è diventata una cosa insomma molto più comune rispetto a 2, 3, 4 anni fa, insomma se ne parla tanto, anche tutti i vari tech guru mi viene in mente, sono tutti grandi sponsor della meditazione, no? Tutti, sì. La mia azienda fortunatamente ci fa fare un'ora di meditazione 2 volte a settimana sì. dopo pausa pranzo, è un momento meraviglioso. Sì, nell'ufficio dove Bello. adesso sto tornando c'è una stanza proprio per la meditazione. Noi abbiamo la meditazione guidata tramite Teams. Quindi, Beh. Allora, la mia azienda è differente, noi non meditiamo. No, io invece volevo ritornare su di te e sul tuo fatto di essere espatriata in questo momento. È un po' prematuro chiederti se hai già deciso di non tornare in Italia e restare lì, ovviamente, perché mi sembra che questa per ora è una fase della tua vita, non sai se resterai in Inghilterra, stai studiando lì, quindi può essere semplicemente una parentesi, come potresti restare per sempre lì, se non ho capito male, giusto? Sì, allora, diciamo che qui sono da 2 anni, quindi non è poco, non è tanto. Da quello che chiedo un po' in giro, la stima è solitamente 5 anni. Dopo 5 anni c'è la scelta decisiva: o si rimane per sempre a Londra o quasi, o si torna. Si torna in Italia. Quindi io credo che sarò qua almeno per un altro anno o 2, voglio finire l'università, adesso sono al secondo anno,
Poi Londra mi piace per tantissimi fattori, credo che comunque ti apre le porte, le possibilità di sperimentare, di provare, di imparare tantissime cose, però desidero sinceramente vivere in un posto caldo, quindi che non deve essere cioè, necessariamente l'Italia, perché ci sono tanti altri posti anche più caldi dell'Italia nel mondo. No, l'Italia non credo. L'Italia io la adoro, la amo, tornare in vacanza, farmi un mese in Italia, quello che sia, volentierissimo. Infatti adesso il 1° aprile sarò in Italia e ho in mente di farmi un piccolo trip, un piccolo viaggio partendo da Pisa, poi vado su alle Cinque Terre, Bologna, Verona, Marche, Pescara, Roma. Così. Piccolino. Quindi, sì, un piccolo trip, poi successivamente vado in Grecia per prendermi un po' di altro caldo, perché insomma tutto questo freddino di Londra devo un po' recuperare. Però sì, l'anno prossimo, scusa, l'obiettivo è quello appunto di andare a vivere in qualche posto tipo Spagna, non dico lontano, però sicuramente un posto che sia caldo tutto l'anno. E quindi questa è anche una, diciamo così, Monterrey. una necessità, diciamo così, è una necessità, diciamo così, fisica di avere un posto più caldo rispetto al clima londinese. Poi ovviamente possono succedere tante cose e non sappiamo del futuro, però volevo sapere se c'è una cosa invece che dell'Italia ti manca stando a Londra o stando fuori. Semplicemente c'è una cosa particolare che ti manca dell'Italia? Direi il cibo ovviamente, nel senso, qui sì, cerco sempre di cucinare, cerco sempre un po' fai da te, nel senso di riportare un po' quella cucina, ma è impossibile, il fatto proprio non lo so, è come se l'aria desse al cibo un sapore diverso e quindi pur se usi gli stessi prodotti, usi la stessa ricetta, le stesse cose, non hanno lo stesso sapore che hanno lo stesso piatto che hai in Italia. Beh, può essere un effetto indotto anche dal nostro cervello quando mangiamo qualcosa all'estero, di pensare che non è uguale perché non sei lì dove dovresti essere per avere quel sapore originale. Anche l'acqua incide, anche la consistenza dell'acqua, tipo il caffè, no? Cioè se fai il caffè con l'acqua qui può venire un sapore diverso piuttosto che da noi. Guarda, allora ti do un consiglio da questo punto di vista. Non ricordo come si chiama, però se lo cerchi su Google esce facile. C'è un food truck che va in giro per tutti i mercatini londinesi e l'impresa è stata aperta da 2 ragazzi abruzzesi e un pugliese e fanno cibo da strada etnico anche per l'Italia, perché è proprio abruzzese e pugliese, ed è una cosa strepitosa. L'unico problema è che devi seguire su Facebook e andarci relativamente presto, perché poi si creano delle code enormi. Quindi come si chiama non lo sappiamo. Non mi torna in mente. Va bene, lo cerchiamo, poi lo trovate nella descrizione qui sotto. Sì, andate a nome nostro. No, assolutamente. Tra l'altro me lo fece conoscere questo food truck la giornalista che ha intervistato sia me e Raffaele che in momenti diversi della nostra vita, e mi disse di questa cosa. In effetti poi sono andato, lo cerco. Questo fa il paio con quel signore che vende la porchetta abruzzese a Barcellona. Adesso non so se c'è ancora. Sì, esatto. Sì, chiediamo a tutti. La porchetta è solo di Ariccia, la porchetta. No, qui attenzione, allora, qui possiamo iniziare a litigare. Allora, io per essere essere ecumenico devo dire: la porchetta è buona tutta, poi ognuno ha delle preferenze dovute alla propria cultura e al proprio background. Dovremmo fare, diciamo, una battaglia di porchette uno contro uno sul luogo, poi ne parliamo. Allora sì, vi metto qui in alto, se cliccate sulla destra sul video di YouTube, e poi sì, lo metto in descrizione, il video di Emiliano sulla porchetta. Ecco, grazie, così cerchiamo di raggiungere il 1.000.000 di visualizzazioni.
Stiamo quasi a mezzo milione. Allora, abbiamo quasi finito. Bisogna promuovere la porchetta di Ariccia, No, dobbiamo promuovere la porchetta italiana, perché ce ne abbiamo almeno 2. Poi non stiamo qui a fare campanilismi. Finiamo come Arancino Arancina, che dopo non si mangia mai. Vedi, però si è risentito. No, ho capito, la porchetta, vogliamo, la porchetta. Allora, no, scherziamo. No, ma proprio perché la porchetta è tutta buona. Monica, il tuo punto di vista è un punto di vista unico, non solo perché sei tu e tu sei unica come lo siamo tutti, ma anche perché la tua cultura è una cultura già mista di suo, e quindi non solo sull'Inghilterra, sull'estero, sul mondo hai un punto di vista particolare, ma anche sull'Italia. Per diciamo così andare verso la conclusione di questa puntata, ci puoi dire a noi e ai nostri ascoltatori qualche considerazione utile, qualche consiglio utile, se qualcuno pensa magari di non essere nel posto giusto, di aver bisogno di qualcos'altro, qualcosa di diverso, di cosa fare o come farlo per magari partire, andare a scoprire se stessi, un po' come hai fatto tu. Mm-hmm. Sì, allora, sicuramente la cosa che ci tengo e che ho voluto dire col il fatto che sono partita non sapendo l'inglese è proprio per comunicare questo messaggio che non ci dobbiamo porre limiti, no? Che gli unici limiti che abbiamo sono quelli che poniamo noi stessi a noi. Non è la lingua, non è il fatto di non essere capaci, non è, cioè, tante volte, oppure non si ha compagnia, tante volte ci carichiamo di un sacco di scuse addosso solo perché magari in verità abbiamo paura di buttarci. E poi però quando ci buttiamo vediamo che è tutto così bello, entusiasmante, e tanto alla fine si fa sempre in tempo a tornare indietro, no? Il mio motto è sempre quello di dire meglio pentirsi di quello che ho fatto che quello che avrei potuto fare, che non fare, no? E pentirsi. Quindi sì, questa cosa, il fatto se qualcuno magari pensa che l'inglese non è abbastanza, sicuramente viaggiando lo migliori, e poi ci sono un sacco di persone che veramente sono aperte e disponibili e non si pongono limiti sul fatto che tu magari sai 2 o 3 parole, arrangi, sono lì super, è una cosa che appunto mi ha molto fatto sentire bene, no? Di trovare sempre persone accoglienti in questa cosa. Ci sono tanti siti che si possono utilizzare, ad esempio Workaway è un sito che viene utilizzato molto se vuoi viaggiare e magari fare uno scambio per dormire. Fai, ad esempio, ci sono queste possibilità dove vai in un posto, vai in un ostello, loro ti ospitano gratis in cambio di 2 o 3 ore di lavoro la mattina alla reception. Piuttosto che magari se sai la lingua, allora a quel punto puoi fare qualche ora di insegni l'inglese piuttosto che un'altra lingua. E quindi quello è anche un altro buon trampolino di lancio, perché comunque magari parti con qualcosa già di sicuro e con un budget ridotto, perché ti vai a risparmiare i soldi dell'ospitalità, spesso anche vitto. E poi un altro sito che io ho utilizzato tantissimo è stato Couchsurfing, che è un sito dove le persone ti ospitano proprio a casa loro, sul divano, piuttosto che magari se hanno una stanza in più. E questo, guarda, è stato molto 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 bello, perché a me piace proprio quando viaggio magari andare nei posti e conoscere persone e culture del posto, e Couchsurfing ti permette di fare questo, perché se tu vai ad esempio a Bangkok e hai la possibilità di essere ospitato da una persona che vive lì, hai la possibilità di esplorare la città con quella persona, quindi di vedere anche magari dei posti che non sono così turistici o non sono conosciuti, o magari ti racconta anche delle storie di quel posto e ti aiuta magari spesso anche, no, in quello che devi fare. Quindi sì, ovviamente sempre leggendo tutti i commenti, vedendo da chi si va, facendo le verifiche principalmente. Io devo dire che
ho viaggiato, l'ho utilizzato diverse volte, non ho mai avuto problemi, anzi mi piace sempre raccontare questo aneddoto. Faccio veloce, se stiamo in chiusura, però è sempre stato, per me è stato anche quello, è stato allucinante vedere che questo ragazzo a Singapore mi ha ospitato a casa sua con una vista stupenda su Marina Bay, vabbè, un grattacielo pazzesco, piscina, tutto, che io ho detto, cioè wow, meglio di un albergo 5 stelle. E la cosa bella è che io sono arrivata la mattina e lui lavorava in banca, e io gli ho detto va bene, guarda, ti aspetto, così andiamo a prendere prima il caffè, vediamo, ci conosciamo, insomma, stiamo un po' insieme prima di, no, andare a posare la roba a casa. E lui fa: no, guarda, io non ce la faccio a finire il lavoro, tu vieni qui alla banca dove lavoro, ti do le chiavi di casa, che sicuramente sei stanca dal viaggio, vai a casa, ti fai la doccia e poi vai in giro. Io così, cioè, tipo, manco sa chi sono, non mi ha mai vista, non mi conosce, questo prende, mi dà le chiavi e io tranquillamente a casa sua. Cioè, è stato veramente per me quello allucinante, no? La disponibilità delle persone, la fiducia, e questo poi, appunto, quando non lo ricevi sei anche molto più propensa a darla. Poi un altro sito che ho utilizzato è stato Compagni di Viaggio, che è un sito italiano che mi piace promuovere perché è un sito molto carino, dove ad esempio se tu vuoi cercare una compagnia di viaggio, no? Magari ci sono le persone che tu dici di quale periodo e più o meno dove, lo scrivi e trovi magari dei compagni che sono disposti a viaggiare con te insieme in quel periodo per farsi compagnia o per dividere le spese sì. E quindi questi sono i siti che mi sento anche di promuovere a qualcuno che vuole intraprendere qualcosa. Poi ci sono tantissimi metodi, ad esempio se vuoi studiare a Londra, cioè se uno si vuole spostare per ad esempio venire a vivere a Londra, attualmente purtroppo c'è il discorso del visto, quindi Sì. è un po' più difficile, però si può ottenere un visto di studio. Ci sono ancora delle possibilità, perché prima c'era la possibilità di studiare e avere un mantenimento da parte cioè lo Students' Law, che è praticamente il governo inglese ti sostiene sulla retta universitaria, e questo era disponibile anche per l'Unione Europea. Sì. Ad oggi ovviamente con la Brexit e tutto è un po' più complicato, però non è impossibile. Io ho un'amica che se ne occupa proprio come lavoro, quindi non so, se qualcuno è interessato poi magari a saperne di più, ecco, lei si chiama Paola Cambedda e fa proprio questo di lavoro qui a Londra e aiuta gli studenti italiani o non solo italiani a iscriversi all'università qui. Ok, queste tutte informazioni che poi trovate qui in descrizione. Alcuni siti li avete visti nel video, se state ascoltando sul podcast invece li trovate proprio sotto nella descrizione, per cui potete andare e controllare. Vediamo se riesco ad aggiungere anche la pagina LinkedIn di questa persona che hai appena citato, insomma. Quindi sostanzialmente se Piero ha delle domande finali, delle 100 pistole da fare, questo è il momento, altrimenti ci avviamo con i saluti e i ringraziamenti. Visto che hai parlato di limiti, di blockers, come si dice in inglese, cioè situazioni che non ti permettono, che ti convincono che tu non sia in grado di andare fuori, ti chiedo qual è la cosa che ti permette di avere successo come persona che vive all'estero, e come successo vuol dire sentirti realizzata nelle cose che fai, non per forza diventare famoso o una rockstar, e qual è invece la cosa che ti può buttare a terra sempre da questo punto di vista, secondo te? Intendi durante un viaggio o no, in generale nell'affrontare all'estero? esatto, nell'affrontare il tuo day by day, la tua vita quotidiana fuori, perché io ho visto gente che magari ha fatto un anno e mezzo eccetera, e poi a un certo punto è crollata e è dovuta ritornare a casa. E invece mi chiedevo cosa, secondo te, quali sono l'elemento che ti aiuta di più a stare fuori e quello che può essere il pericolo più grande.
Allora, sicuramente quello che mi ha dato il fatto di farmi trovare bene all'estero sono sempre state le persone di cui mi sono circondata. Quindi circondarsi sempre di persone positive, persone comunque che si danno da fare, persone che ci sono, persone che insomma senti la loro presenza, questo non vuol dire che no, ti ci vedi tutti i giorni o ti ci senti, ma per quanto a Londra possa essere difficile, perché spesso si dice che tante persone sono qua, passeggere, bla bla, però insomma non è impossibile trovare delle persone che decidono di vivere qui e che appunto instauri un bel rapporto. E quindi sì, anche sia nel viaggio sia qui sento che questa è la cosa che mi ha sempre fatto stare bene. E non avere quella sensazione di sentirsi soli, perché poi quello che spesso no, ti fa ritornare a casa è proprio quello che ti senti perso, ti senti solo, ti senti abbandonato, non lo so, ti senti che c'è troppo rispetto a quello che tu sei lì da solo e ti senti sommerso dal tutto e magari spesso allora scappi. La cosa invece che Beh, oddio, in realtà era già citata, no, in realtà era già citata sostanzialmente, perché giustamente la solitudine e il senso di solo contro il mondo, mettiamola così, è chiaramente una causa che potrebbe spingerti a dire ok, chiudo questa esperienza fuori, me ne torno tra le 4 mura di casa, questo va benissimo così, ti ringrazio, è stata una bella risposta. Quindi dopo questa ultima domanda noi me l'aspettavate una cosa seria, Anzi, io comincio con il ringraziare Monica per essere stata con noi. Tu sei la 72esima ospite per la nostra 72esima puntata, questa è la 16esima della terza stagione, quindi ti ringraziamo calorosamente per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza. È stato piacevole, interessante, anche se siamo tornati in una città che ormai iniziamo a conoscere un po' tanto bene, perché veramente è l'ennesima, però è così grande, così piena di italiani soprattutto e di amici che sicuramente ci torneremo ancora una volta, quindi io per primo ti ringrazio di essere poi stato con noi. Qui anche, Anzi, probabilmente dovremmo fare una puntata dal vivo per fare la lotta delle porchette, che anche se non vince nessuno comunque potrebbe essere interessante. Io almeno parteciperei volentieri, per cui grazie ancora Monica. Grazie a voi, grazie, è un piacere. Ebbene ragazzi, quindi prima che Raffaele vi ridia tutte le istruzioni fondamentali, noi ci si risente come sempre dalle parti giovedì prossimo, ma se non avete attivato la campanella, questo lo anticipo da Raffaele, sappiate che vi toccherà tornare ogni giorno su YouTube a vedere se il nuovo video è uscito, e da lì in poi accatena tutto. E comunque per questa settimana è tutto, grazie ancora Monica, grazie a tutti quanti per l'ascolto, l'attenzione, la comprensione delle nostre piccole menti macate. Vai Raffaele, saluta tutti. Allora, Monica Phoenix su Instagram e poi su Facebook Aldona Smic, e poi insomma trovate tutti i link sul profilo di Instagram, e c'è anche l'altra pagina che si chiama Il Viaggio Continua, se volete cercare Monica. Se volete cercare Una Vita da Lontano, unavitalontano.com, e Una Vita da Lontano su tutti gli altri social. È stato un piacere come sempre, ci vediamo la prossima settimana, ciao. Ciao.